Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi. Siamo finalmente tornati dopo le vacanze estive con un nuovo video. Io vi do quindi il benvenuto in questo nuovo video nel quale discuteremo di textures. In particolare quest'oggi vedremo cosa sono le textures in ambito fotografico e come si fa a catturarle. Mi ha sempre stupito vedere come molte persone che si occupano anche assiduamente di ritocco fotografico VFX design non sappiano cosa sia una texture e come sfruttarla al meglio in post-produzione. O forse mi stupisce soltanto per il fatto che io, essendo anche un videogiocatore da ormai tantissimi anni, questo termine che può essere applicato anche a quell'ambito lo conosco benissimo. Ma partiamo quindi dalle basi, parlando un po' di cosa sia effettivamente una texture. Dopo andremo a vedere invece come può esserci utile nel nostro lavoro di ogni giorno. La texture in fotografia, per dirla in maniera estremamente semplice e comprensibile a chiunque, è la trama di una qualunque superficie. In quanto tale, almeno una texture è presente praticamente su ogni soggetto. Possiamo trovarla ad esempio su un albero, su un sacchettino di tela, sulla copertina ruvida di uno sketchbook, su un qualunque tessuto o persino sul palmo di una mano. In grafica e nei videogames invece il termine texture ha il significato opposto e complementare, ma parte dallo stesso presupposto. In queste due arti infatti ci si riferisce con l'espressione texture ad un'immagine bidimensionale che va ad appiccicarsi su un modello tridimensionale. Quindi praticamente in quel caso definisce semplicemente un'immagine che andrà a colorare il nostro modello 3D per emulare al meglio possibile la realtà. La texture in fotografia è in alcuni casi ed in alcuni contesti veramente impressionante, in quanto risulta essere veramente semplice che dia l'impressione di bucare lo scatto dandoci un effetto illusorio di tridimensionalità, caratteristica che ovviamente non può fisicamente appartenere ad una fotografia e che si mostra molto più spesso nel caso delle texture regolari o abbastanza ripetitive. E a tal proposito, attenzione perché c'è da fare una grande distinzione. Qualora abbiate di fronte un'immagine estremamente regolare, geometrica e che si ripete in modo molto ordinato, dando l'impressione di un loop ben equilibrato ed elegante, sappiate che quella non è una texture, bensì un pattern. Molte persone molto spesso si confondono e credono che pattern e texture siano più o meno la stessa cosa, quando è abbastanza evidente che in realtà non sia così, in quanto proprio per definizione la texture è la trama di una superficie. Per spiegarlo al meglio prendiamo l'esempio di una tovaglia da cucina. Molto probabilmente una tovaglia da cucina presenterà un pattern stampato direttamente sulla sua superficie, ma questo non significa che la texture non ci sia, anzi c'è, ma è molto più difficile da vedere. Con un'ottica macro però ad esempio riuscire a scorgerla e a scinderla dal pattern diventa estremamente più semplice. Quindi ogni oggetto, ogni soggetto ed ogni superficie, in generale, presenta una texture, ma alcuni possono anche presentare un pattern. È importante però capire quale sia effettivamente la differenza tra questi due e come distinguerli. Nel mondo della grafica e della fotografia esistono texture di qualunque tipo, migliaia di texture che possiamo però per comodità distinguere ed ordinare in almeno 3 macro categorie: le texture naturali, quelle biologiche e quelle artificiali, ossia in ordine, le texture che rappresentano la natura, come tronchi, pezzi di legno, sabbia, acqua, frutta, eccetera. Le texture che rappresentano elementi biologici, come la pelle umana, il pelo di un animale, le fotografie legate al mondo della ricerca medica e biologica, come quelle delle cellule, le squame, eccetera. E infine, quelle che rappresentano elementi creati artificialmente dall'uomo. Quindi, ad esempio, composizione di più texture che non potrebbero normalmente trovarsi insieme, leghe metalliche, elementi architettonici e altre cosette simili. Ok, una volta compresa cosa sia una texture e come sia possibile distinguerla da un pattern, molto probabilmente molti di voi si staranno chiedendo: sì, ma a che serve scattare immagini simili? Beh ragazzi, le texture possono essere viste in 2 modi e sta completamente a voi e alla scelta del vostro stile capire come vederle. Possono essere il soggetto principale dei vostri scatti, in quanto la texture può tranquillamente essere considerata un genere fotografico a sé stante, oppure possono essere considerate delle comodissime risorse da utilizzare in fase di post-produzione.
In entrambi i casi, comunque, vi servirà sapere almeno come immortalare delle texture, perché in ogni genere fotografico, e anche qui ovviamente, ci sono delle regole. E ovviamente anche qui possono tranquillamente essere ignorate, ma vanno in ogni caso conosciute. Innanzitutto, la texture può essere considerata tale non soltanto quando è ben visibile, bensì quando copre l'area dell'intero fotogramma, altrimenti si sta catturando una normalissima composizione fotografica con una texture ben visibile, non semplicemente una texture. Tenete in considerazione che lo scopo principale è quello di catturare degli scatti che diano il senso di tridimensionalità e che facciano capire perfettamente le caratteristiche principali di quella superficie che state catturando. Proprio per questo motivo la vostra principale alleata, ma al contempo la vostra nemica numero uno fin quando non capirete come sfruttarla al meglio, sarà la luce, come in molti altri generi fotografici. Una luce dura potrebbe creare in alcuni casi delle composizioni estremamente più tridimensionali, ma non sempre è una buona scelta. In alcuni casi la luce morbida è letteralmente necessaria per catturare una texture nella maniera più nitida e dettagliata possibile. La scelta della luce e di come sfruttarla al meglio dipende quindi dal tipo di fotografia che volete scattare, tenendo anche in considerazione che vi è in alcuni frangenti ovviamente anche la possibilità di utilizzare luci colorate. Perché no? Inoltre, un altro elemento estremamente importante è per l'appunto il colore del soggetto protagonista o dei soggetti. Questo può essere ripetuto o no all'interno di una texture, ma in ogni caso sarà quello che darà in tutto e per tutto equilibrio all'intero scatto. In moltissimi casi, anche se non in tutti, non possiamo puntare in questo genere fotografico nell'equilibrio compositivo, quindi tentare di raggiungere un equilibrio cromatico risulta essere più che necessario. Per il resto non ci sono delle vere e proprie regole legate all'attrezzatura da utilizzare. Molte persone dicono in realtà che per scattare fotografie di texture un'ottica macro sia più che necessaria, ma io personalmente non sono assolutamente d'accordo, semplicemente perché ho visto nel corso del tempo meravigliose texture scattate con teleobiettivi e texture bruttine scattate con ottiche macro anche abbastanza buone e costose. Questo perché la scelta dell'ottica sarà influenzata, ovviamente, dalla grandezza stessa della trama che stiamo andando a catturare. Le onde del mare, ad esempio, possiamo tranquillamente catturarle con un teleobiettivo, mentre per la texture della tovaglia da cucina abbiamo avuto bisogno di una lente macro. Sta tutto nelle proporzioni, ovviamente. Detto ciò, questo video per oggi si conclude qui. Qualora abbiate qualunque dubbio o domanda, come al solito sentitevi liberissimi di scrivermelo qui sotto in un commentino. Sarò ben felice di rispondere a ogni vostra domanda e a fugare ogni vostro dubbio. Qualora vogliate seguirmi invece sugli altri miei social, sappiate che sono questi che sono comparsi a schermo in questo momento e che potete trovarli ovviamente anche direttamente nella descrizione di questo video. Io vi ringrazio quindi per l'attenzione, spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo visto fin qui e noi ci vediamo in un prossimo video il prossimo venerdì, sempre su questo mio canale. Alla prossima gente, bye bye.